Ciao a tutti, sono Anna e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Nel progetto di oggi faremo questo bellissimo tutorial di borsellino Turi realizzato con punto e con nocciolina, molto semplice da realizzare, veloce e con poco materiale. Il borsellino ha due tasche, porta soldi, porta carte di credito, ha una tracollina da polso agganciata con un piccolo moschettone, molto utile da portare in mano, poco ingombrante. Se il video tutorial vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like, un commento. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna novità. In questo modo mi aiutate a far crescere il mio canale. Adesso che avete messo un like e un commento, passiamo al bellissimo tutorial passo passo di oggi. Eccoci con i materiali che ci occorrono per realizzare il nostro borsellino Turi. Ci occorre del cordino 2 mm, circa 80 grammi, un uncinetto 3,5, un metro, marcapunti, un moschettone, un ago con cruna grande, un accendino e delle forbici. Passiamo al video tutorial. Iniziamo con un nodino e facciamo 20 catenelle. Fatte le 20 catenelle, lavoriamo sul retro delle catenelle. Questo è il davanti e questo è il dietro. Saltiamo la prima e lavoriamo la solina, la seconda solina, e facciamo un punto basso. Per tutta la riga dobbiamo fare punti bassi su ogni punto. Facciamo punti bassi fino alla fine, devono essere 19. Fatti i 19 punti bassi, facciamo una catenella e andiamo a prendere, a passare la codina qui sopra, così la nascondiamo. A questo punto giriamo il lavoro e lavoriamo sul primo punto, che è questo, una mezza maglia alta. Nel prossimo punto lavoriamo un punto bassissimo e tiriamo l'eccesso di filo, così lo nascondiamo dentro il lavoro. Adesso facciamo mezza maglia alta e alterniamo una mezza maglia alta con un punto bassissimo, in questo modo per tutta la riga. Mezza maglia alta e un punto bassissimo. Sono quasi a fine giro, facciamo l'ultimo punto, che è una mezza maglia alta, e abbiamo finito tutta la riga. Ogni giro inizia con una mezza maglia alta e finisce con una mezza maglia alta. Ad ogni giro, per girare, una catenella e si gira il lavoro. Adesso nel primo punto, che è questo, facciamo una mezza maglia alta, come abbiamo detto, perché inizia con mezza maglia alta alternato da un punto bassissimo. Così una mezza maglia alta e un punto bassissimo. I punti devono essere alternati e finisce sempre con mezza maglia alta. Dobbiamo alzare il lavoro per 27 giri totali. Quindi ci vediamo a fine 27° giro.
fatto 27 giri, adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e su ogni punto facciamo un punto basso per un totale di 19 punti bassi. 19 punti bassi e abbiamo finito il nostro pannellino per il borsellino. Adesso vi do le misure, che sono 29 centimetri di altezza per 11 centimetri di larghezza. Adesso tagliamo, usciamo il filo e andiamo a nascondere col l'ago l'eccesso. Qui siamo nel retro del lavoro e andiamo a nasconderlo. Ho messo dei marcapunti a metà del pannello, così l'ho messo a metà e ho messo dei marcapunti sia da un lato che dall'altro lato. Adesso la metà la dividiamo quasi a metà, lasciando solo un rigo sotto il marcapunti, così. E mettiamo dei marcapunti nel primo punto e anche in un lato e dall'altro lato, così. E la stessa cosa facciamo da questo lato. Mettiamo un marcapunti e un marcapunti, prendendo tutte e due i laterali in questo modo, così sappiamo dove dobbiamo andare a cucire. La stessa cosa faremo da questo lato, così, e metteremo dei marcapunti. Questo lo possiamo poi togliere. Momentaneamente prendiamo un segno, così, e anche da questo lato, e così. Ok, questi li togliamo, non servono più. Verrà chiuso in questo modo, però dobbiamo andare a cucire tutte e quattro i laterali. Filo sul lago e andiamo a cucire i laterali.
Adesso andiamo sull'ultimo, facciamo un altro punto e andiamo a nascondere l'eccesso in qualche punto e poi lo entriamo dentro e lo tagliamo dall'interno. Andiamo a nascondere anche questo eccesso e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto da questo lato anche da questo lato. Ho cucito tutti i laterali, li ho uniti, ho nascosto gli eccessi di filo, ho messo la mia etichettina. Adesso andiamo a fare la tracollina da polso. Ho tagliato 3 metri di filo, 3 metri circa di filo, e lo mettiamo in due. Così, facciamo così finché arriviamo alla metà. In questo modo. Adesso prendiamo il moschettone piccolo, in questo modo così, entriamo l'uncinetto dentro il moschettone, agganciamo il filo e lo portiamo fuori così in questo modo. Adesso i due fili li dividiamo con le dita e questo esterno, questo che è verso di noi, lo mettiamo a cavallo sull'uncinetto così. Con l'altro filo usciamo il primo punto, che non è altro che una doppia catenella. Adesso rimettiamo il filo a cavallo sull'uncinetto e con l'altro filo usciamo il punto. Così, questa è la doppia catenella. Faremo sempre così, a cavallo sul filo e usciamo la doppia catenella e ne facciamo 50 doppie catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ne facciamo 50. Fatte le 50 doppie catenelle siamo alla fine e facciamo così, entriamo in questo modo così e chiudiamo con un punto e lo usciamo in questo modo. Vedete, adesso lo andiamo a nascondere con un ago dentro le catenelle, i due eccessi. Ho messo l'eccesso sull'ago, adesso andiamo a fare così. Può bastare. Tagliamo. E andiamo a sigillare. Facciamo la stessa cosa con l'altro eccesso. Ecco il nostro progetto ultimato con la nostra tracollina da polso. Questo è stato il nostro progetto passo a passo di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Grazie per essere rimasti fino alla fine. Un abbraccio da Anna e il busino di Anna. Ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ciao!